Due creator diversi, due canali diversi, due grid bot su Bitcoin, entrambi a leva. Nessuno dei due sapeva dell'altro. Eppure il nostro backtest, sugli stessi identici parametri che hanno mostrato loro, racconta esattamente la stessa storia. Bentornato su WeTested, la serie in cui prendiamo le strategie di trading più popolari di YouTube e le mettiamo alla prova con un motore di backtest professionale, sugli stessi dati storici del mercato. Oggi facciamo un doppio, due grid bot su Bitcoin, entrambi con leva, da due canali che non si conoscono tra loro. Il primo video è di Trading with David Tech, 1.440.000 iscritti, quasi 19.000 visualizzazioni su questo video specifico, pubblicato a giugno 2025. Nel video, crea in diretta 3 bot a griglia su Bybit per diversificare rispetto ai suoi bot a pagamento, e ci aggiorna per 4 giorni sui risultati. Cito testualmente il bot che costruisce manualmente, non quello scelto dall'intelligenza artificiale della piattaforma. Il numero di griglie che imposto è 12, mettiamo il limite più basso a 91.000 e quello più alto a 112.000. Useremo una leva 10x, ci mettiamo dentro $2.500. Tradotto in parametri, BTC USDT Futures, posizione solo long, manuale, limite inferiore 91000, dollari limite superiore 112.000, 12 livelli, leva 10x, capitale $2.500. Se vuoi rifarlo con le tue mani, sono 3 passaggi. Apri il wizard del bot a griglia e incolli gli stessi identici parametri. Range, livelli, leva, capitale. Salvi come bozza, senza avviare niente. Poi la mandi nel backtest e scegli il periodo. È esattamente quello che abbiamo fatto noi. Il secondo video è di Trade Travel Chill. La creator si chiama Annie. Quasi 70.000 iscritti. Un pubblico piccolo ma insolitamente coinvolto. Quasi 19.000 visualizzazioni e oltre 1.700 like su questo video, pubblicato a settembre 2025. Il titolo promette il metodo a griglia che nessuno insegna, non supporto e resistenza banali, ma zone di liquidità individuate con uno strumento a pagamento dedicato. Anche qui, cito testualmente mentre costruisce il bot a schermo. Il mio range basso lo metto a 104.500 e il range alto a 131.500. Parto sempre con 200 come quantità di griglie. Proviamo la leva più alta che posso. Ho messo un investimento di 2.000. Tradotto, BTC USDT Futures, range da 104.500 a 131.500 dollari, 200 livelli, leva 7x, capitale $2.000. Un dettaglio in più, nel video dichiara esplicitamente di tenere questi bot per circa un mese. È l'orizzonte che lei stessa considera corretto per questa strategia. Per la seconda configurazione cambiano solo i numeri nei campi. E qui puoi fare la cosa più utile di tutte, girare lo stesso bot su 2 finestre diverse, quella che il video mostra, e una molto più lunga. È il confronto che stai per vedere. Per entrambi, stesso motore di backtest del prodotto, nessuna logica creata apposta per questo video. 2 cose da dire con la stessa chiarezza dei numeri. Primo, i video sono su Bybit e su Pionex. Noi usiamo come riferimento il prezzo di Bitcoin su Bitget, che per un contratto perpetuo così liquido è sostanzialmente allineato tra i grandi exchange. Secondo, le commissioni che usiamo sono quelle futures di Bitget effettivamente misurate, non delle stime, dei numeri osservati. E un'ultima cosa, tecnica ma importante. Abbiamo verificato che il nostro motore non chiude automaticamente una posizione quando toccherebbe la soglia di liquidazione. L'abbiamo controllato a mano per ogni singolo test, e in nessuno dei 4 casi la soglia è stata raggiunta. Lo diciamo perché volevamo essere sicuri prima di mostrarvi qualunque numero. Prima finestra per David Tech. 4 giorni, lo stesso arco di tempo in cui lui stesso ci aggiorna nel video. Il prezzo di Bitcoin resta comodamente dentro il range, tra 105 e poco più di $106.000. Un solo trade, risultato netto più 0,49%, poco più di $12 su 2.500. Una nota onesta, lui, a voce, parla di un risultato migliore, intorno al 7%. Il nostro backtest sugli stessi identici parametri, sullo stesso calendario, mostra questo numero più modesto. La differenza è verosimilmente nel timing esatto di apertura o in dettagli di esecuzione che il video non mostra, non necessariamente un errore da parte sua. Seconda finestra, 6 mesi dalla stessa data di partenza. Qui succede molto di più.
Bitcoin si muove sia sopra i $126.000 sia sotto gli 80.600. Rompe il range da entrambi i lati. Trendtator Trade. You win rate 76%. Il risultato realizzato a fine periodo è meno 12,25%. Ma il numero che conta di più è un altro. Nel punto peggiore, il 21 novembre, il conto valeva $258 su 2.500 di partenza, meno 89,66% sulla carta, con leva 10x. Restava il 10,34% del capitale, contro una soglia di liquidazione al 5%. Non è stata toccata, ma il margine era questo. Per Trade Travel Chill usiamo l'orizzonte che lei stessa ha dichiarato, circa un mese. In questa finestra, Bitcoin sale da $112.000 a oltre $123.000, mai fuori dal suo range. Trecenta Set Aside Trade. You win rate 100%. Risultato netto più 0,73%. Sul suo stesso orizzonte dichiarato, la strategia ha tenuto esattamente come mostrato. Poi estendiamo a 6 mesi. Bitcoin crolla da $112.000 fino a un minimo di $59.800. Il range viene rotto pesantemente sul lato basso. 3.181 trade, win rate ancora altissimo, 98%. Ma il risultato realizzato a fine periodo è meno 69,86%, quasi $1.400 persi su un conto di 2.000. Nel punto peggiore, il 6 febbraio, restavano $381, meno 80,96% sulla carta. Il 19% del capitale, contro una soglia di liquidazione al 3,5%. Mettiamoli fianco a fianco. Due creator che non si conoscono. Due exchange diversi. Due leve diverse, 10 e 7. Due capitali diversi, ma la stessa identica forma. Sull'orizzonte che il video mostra, entrambi funzionano come promesso. Estesi a 6 mesi, il primo attraversa un punto in cui il conto vale circa un decimo di quello che era, il secondo circa un quinto, senza mai toccare la soglia di liquidazione, prima di chiudere comunque in perdita pesante. Su queste due configurazioni esatte non è un giudizio su David Tech, su Trade Travel Chill o sui grid bot a leva in generale. È l'esito di questi parametri precisi, su questi due periodi di tempo. Nell'orizzonte in cui ciascun video li presenta, entrambi hanno tenuto. Estesi oltre quell'orizzonte, entrambi si sono deteriorati pesantemente, con un win rate che è rimasto altissimo fino alla fine, in entrambi i casi. Il win rate da solo, ancora una volta, non basta a dirti se una strategia ha senso. Lo avevamo già raccontato in un nostro pezzo precedente, e qui lo vediamo due volte, su due fonti indipendenti. La domanda non è se un grid bot a leva funzioni. È, per quanto tempo sei disposto a tenerlo aperto, e con quanta leva, prima che il timing smetta di essere dalla tua parte. Non prendere la nostra parola, né la loro. Provalo con il tuo orizzonte, il tuo range, la tua leva. Questa analisi è stata realizzata con Trade System Studio.